Salve gente, benvenuti o bentornati su Miss TV, la mia personale rubrica in cui parliamo di serie TV. Io sono Queen of Mischief e oggi facciamo un salto nel passato per raccontarvi una delle serie TV che più mi ha coinvolta quando ero piccola. Quella di cui vi parlo è una serie che è durata 15 anni a partire dal 2000 ed è stata trasmessa in America da CBS, mentre invece qui in Italia sulle reti Fox, Italia 1 e Telepiù. Sto parlando di CSI Scena del crimine, nata da un'idea di Anthony Zuiker. La trama della serie è piuttosto lineare e segue le vite degli investigatori forensi durante la risoluzione di casi più o meno complessi. Tutto questo sullo sfondo di una delle città più frenetiche degli Stati Uniti, Las Vegas. Ogni puntata ha un caso a sé, a parte alcune storyline che invece proseguono per più episodi. Ma le parti più belle di questa serie sono scoprire le dinamiche del team e scoprire chi sono i criminali. Il cast principale rimane tale fino all'8ª stagione, poi alcuni degli attori e quindi dei personaggi iniziano a cambiare, però quelli più amati dal pubblico sono ovviamente gli originali. Cominciamo con Gil Grissom, il capo del team della scientifica, magistralmente interpretato da William Petersen. Lui è un po' il mentore che tutti vorremmo avere, severo ma giusto, capace di trattare i suoi sottoposti col giusto livello di empatia ma senza risultare mai troppo accomodante. Poi troviamo Catherine Willows, interpretata da Marg Helgenberger, la sua seconda in comando. Dopodiché abbiamo i piccoli del gruppo. Troviamo Nick Stokes, interpretato da George Eads, e lui è uno dei pochissimi membri del cast originale ad essere presente in tutto l'arco delle 15 stagioni. Dopodiché abbiamo Warwick Brown, interpretato da Gary Dourdan, e per concludere Greg Sanders, brillantemente interpretato da Eric Smanda. Ultimo, ma non meno importante, il capo della polizia, Jim Brass, interpretato da Paul Guilfoyle. Alcuni episodi della serie hanno una regia molto particolare, come ad esempio il doppio episodio che chiude la 5ª stagione, Sepolto Vivo, uscito nel 2005 direttamente in un video e diretto da Quentin Tarantino, curioso già da tempo di dirigere un poliziesco particolarmente truculento. Alla produzione invece troviamo Jerry Bruckheimer, che ci ha visto lungo su questa serie, ma d'altronde Bruckheimer ha un buon fiuto per gli affari. Lo abbiamo visto anche alla produzione della fortunata saga di Pirati dei Caraibi e dei 2 Top Gun. La serie è diventata così tanto popolare che si è deciso di realizzare anche 3 spin-off. CSI inoltre ha diversi crossover in cui i personaggi dei vari universi si incontrano e fanno le loro ricerche scientifiche tutti insieme. Il mio voto personale per questa serie è 8,5, perché è iconica e perché ormai è nel mio cuore da almeno 10 anni, e anche perché non mi stanco mai di riguardare le repliche, anche se ormai so vita, morte e miracoli di tutti i criminali. Anche per oggi è tutto. Non dimenticate di seguirci sui nostri social, Instagram, X, Twitch, YouTube, Facebook e TikTok. Fatemi sapere nei commenti se questa serie vi è piaciuta e se l'avete vista. Un saluto a tutti al prossimo video dalla vostra Queen of Mischief.